Circa l'80% dei cani e circa il 70% dei gatti sopra i 3 anni presentano delle patologie a livello del cavo orale. La patologia più diffusa è la parodontite. Che cos'è la parodontite? La parodontite è un'infiammazione / infezione del parodonto. Il parodonto è un insieme di strutture che vanno a circondare il dente, lo mantengono in sede e mantengono il dente sano. In particolar modo andiamo a distinguere il legamento parodontale, che va a circondare la radice del dente, l'osso alveolare, la scatolatura che va a tenere il dente in sede e successivamente la gengiva che va a rivestire tutto quanto. La gengiva risale l'osso alveolare, arriva fino al livello del dente, fa una piccola piega e si va a attaccare al dente. Facendo questa piccola piega crea un piccolo spazio che si chiama il solco gengivale. La parodontite come si instaura? A livello di denti si accumula sporcizia, in particolar modo la placca batterica, quella sostanza bianca e molliccia che anche noi rimuoviamo dai nostri denti spazzolandoli. La placca batterica si va a inserire all'interno anche del solco gengivale e crea un'infiammazione. In circa 12-24 ore successivamente mineralizza, quindi diventa una sostanza dura, solida. Questo è il tartaro. Il tartaro crea sia uno spessore, quindi un ingombro meccanico nel solco gengivale, sia predispone a un ulteriore accumulo di placca batterica. In questo modo la gengiva si stacca dal dente, si creano delle tasche parodontali e la placca batterica e quindi i batteri possono andare a infiammare e infettare il parodonto e le strutture circostanti. La detartrasi è una procedura veterinaria che deve essere eseguita da uno specialista che serve a prevenire la parodontite andando a rimuovere inizialmente la placca batterica che poi diventa tartaro. È molto importante sia far eseguire delle visite dentistiche ai propri animali, sia fare eseguire delle detartrasi regolarmente. Una detartrasi per essere eseguita nel modo più corretto possibile chiaramente deve comprendere sia la pulizia della parte esterna del dente, quindi la corona, quella che noi andiamo a vedere, sia del solco gengivale e appunto di eventuali tasche parodontali. È importante per eseguire una buona detartrasi, oltre che fare la pulizia, andare a eseguire il sondaggio parodontale. Che significa? C'è uno strumento che si chiama sonda parodontale, è una sonda che presenta delle piccole tacche in millimetri. Viene inserita a livello del solco gengivale per valutarne la profondità. Diciamo che generalmente su un cane di piccola taglia deve essere tra 0 e 1 millimetro. E se vediamo che la sonda va più in profondità, quindi raggiunge 2, 3, 4, 5, 10 mm nei casi anche molto gravi, vediamo che c'è stata una lisi, un riassorbimento del parodonto, quindi di queste strutture che mantengono il dente sano. In questa tasca i batteri vanno a infilarsi e appunto a alimentare l'infezione e causare appunto dolore e tutte queste diverse patologie che abbiamo spiegato. Un'altra parte molto importante della procedura di detartrasi è la lucidatura. Si usa una pasta con all'interno dei microgranuli. Questa pasta viene applicata sui denti. Successivamente, con uno strumento apposito, generalmente un conetto in gomma o delle piccole spazzole, si va a spalmare questa pasta, chiaramente con una discreta velocità, sul dente. Questo perché? Quando noi andiamo a eseguire la detartrasi lasciamo dei microsolchi sulla corona del dente, sono invisibili però comunque sono presenti. Con questa pasta, con questa leggera granulometria e questo gommino che andrà a premere sulla pasta e quindi sul dente, andiamo a allisciare la superficie del dente andando a ridurre tutte queste piccole scanalature che abbiamo creato. Possiamo banalmente pensare all'effetto della carta vetrata, quando si passa la carta vetrata su una superficie per renderla più liscia. Diciamo che più o meno il principio della lucidatura è questo: vogliamo rendere la superficie del dente molto liscia in modo da ridurre il successivo accumulo di placca e tartaro poi di conseguenza a livello del dente. Le razze più a rischio e quasi sempre colpite dalla parodontite sono le razze di piccola taglia. Questo perché con l'evoluzione e con la selezione noi siamo andati a selezionare degli animali di taglia piccola, siamo andati quindi a ridurre la taglia dell'animale. Noi abbiamo agito su quello che andiamo a vedere. Di conseguenza abbiamo sì ridotto le dimensioni dell'animale, ma la dimensione dei denti non è andata di pari passo.
Che significa? Significa che degli animali molto piccoli, prendiamo ad esempio un chihuahua, presentano dei denti che in proporzione sono molto grandi. Questo va a ridurre le dimensioni di tutte le strutture che sono intorno al dente, quindi il parodonto, l'osso alveolare e la gengiva. Essendo queste strutture più sottili, sono anche più deboli, subiscono dei danni più facilmente. Inoltre i denti all'interno di una bocca di un cane di piccola taglia sono più vicini tra loro. Anche questa cosa, che si chiama affollamento dentale, va a predisporre all'accumulo di sporcizia, quindi di placca batterica e tartaro. Come possiamo capire se il nostro cane e il nostro gatto hanno una patologia a livello del cavo orale? Diciamo che ci sono alcuni segni che ci possono destare dei sospetti. Sicuramente va considerata la litosi, quindi un alito cattivo è indice che qualcosa non va a livello del cavo orale del nostro amico. Andando a guardare all'interno della bocca, un altro segno che ci deve destare un pochino d'allarme, far suonare un campanello, è l'infiammazione della gengiva, quindi la gengivite. Se vediamo la gengiva appoggiata sul dente arrossata, dobbiamo andare a presupporre che a livello del solco gengivale già ci sia un accumulo di sporcizia e già è il momento di andare a eseguire una detartrasi. Per quanto riguarda la gengiva, a volte, subendo degli stimoli di infiammazione cronica, cosa può succedere? Abbiamo già detto che può arretrarsi, tuttavia può anche, espandersi. Che significa? Possiamo avere una crescita gengivale eccessiva. Questo che cosa comporta? Comporta che la gengiva cresce, si espande, va a ricoprire il dente, va a creare delle false tasche o pseudotasche. La gengiva non si stacca dal dente, ma cresce verso l'alto e va a creare una tasca in cui si accumula sporcizia. In questo caso, che cosa bisogna fare? Bisogna andare a accorciare la gengiva per andare a ripristinare una normale dimensione del solco gengivale e prevenire l'accumulo di sporco. Innanzitutto a livello locale abbiamo un'infezione, perché come abbiamo detto sono presenti dei batteri. I batteri producono tossine. Queste tossine vanno anche in circolo, quindi non rimangono solo a livello della bocca e possono causare affaticamento di alcuni organi, come ad esempio fegato e reni. A livello locale abbiamo detto che abbiamo un'infezione che può andare a causare una retrazione, una lisi, un riassorbimento delle strutture del parodonto. In particolar modo abbiamo detto quindi del legamento, dell'osso e anche della gengiva. Quando abbiamo questo riassorbimento, punto 1 sarà una situazione molto dolorosa per il nostro animale. Punto 2, vicino ai denti possiamo trovare alcune strutture importanti. Ad esempio, per quanto riguarda i denti mascellari, il dente canino o i premolari, le radici sono molto vicine ai turbinati nasali, quindi un'infezione che risale il dente, risale la radice, può arrivare fino dentro il naso, creando delle fistole oronasali, quindi dei veri e propri collegamenti tra la bocca e il naso, che poi predispongono a infezioni anche polmonari. Per quanto riguarda invece i denti sempre mascellari, ma in fondo, quindi i molari, possiamo avere quelle che vengono chiamate fistole oro-orbitali, quindi una lisi, un riassorbimento di queste strutture che può portare a un collegamento diretto tra la bocca e lo spazio retrobulbare, quindi dietro l'occhio. Questo può causare sia problemi a una ghiandola salivare, la ghiandola zigomatica che si trova in quella sede, sia all'occhio stesso. Per quanto riguarda i denti mandibolari, bisogna considerare che le radici di alcuni denti mandibolari, come ad esempio il dente canino e il primo molare, occupano quasi tutto lo spessore della mandibola. Di conseguenza una parodontite, una lisi, un riassorbimento dell'osso in questa sede possono causare un forte indebolimento della mandibola, fino ad arrivare anche a fratture proprio spontanee della mandibola, banalmente quando un cane va a mordere una pallina o a masticare un legno. Per quanto riguarda invece delle complicanze di tipo sistemico, abbiamo già detto che i batteri producono tossine e che queste tossine vanno in circolo affaticando alcuni organi. Diciamo anche che a volte possono andare in circolo proprio i batteri, quindi causando degli emboli settici. Verranno chiaramente colpiti gli organi più vascolarizzati. Gli organi più vascolarizzati sono anche più importanti. In particolar modo abbiamo miocarditi, quindi infezioni a livello cardiaco,
ma anche infezioni a livello renale ed epatico. Di conseguenza è estremamente importante fare prevenzione e prevenire una parodontite. E questo abbiamo detto che si fa andando a eseguire una detartrasi. Non c'è un range preciso, un intervallo di tempo preciso e specifico entro il quale andare a eseguire la procedura di detartrasi. Va valutato ogni singolo soggetto in base alle sue caratteristiche e in base quindi al suo stato del cavo orale. Consiglio generalmente di eseguire delle visite odontostomatologiche specialistiche ogni 6-12 mesi per monitorare le condizioni del cavo orale. Sarà in quell'occasione il veterinario specialista che vi saprà dare delle indicazioni su quando andare a eseguire la procedura di detartrasi. Ovviamente tutta questa procedura di cui abbiamo parlato è una procedura che si svolge in anestesia generale. Di conseguenza sono importanti alcune accortezze. Per andare ad addormentare l'animale è importante avere degli esami del sangue, quindi quantomeno un profilo ematochimico base, e sarebbe ottimale avere anche un'ecocardiografia, quindi un'ecografia del cuore. Una volta che uno ha tutti questi elementi può andare a eseguire un'anestesia più in sicurezza. È fondamentale che l'anestesia sia eseguita da un anestesista specialista, ossia un medico veterinario che si occupa esclusivamente dell'anestesia e quindi di andare a gestire durante l'intervento il paziente e tutti i monitoraggi, come il monitoraggio della pressione, della temperatura e dell'ECG. Un'altra cosa molto importante da considerare per quanto riguarda l'anestesia è che stiamo eseguendo una procedura a livello della bocca. Non si tratta di un intervento ad addome o a torace aperto, si può di conseguenza tenere un piano anestesiologico più basso andando a utilizzare meno farmaci. Questo è fondamentale anche perché noi facciamo, oltre alla normale anestesia gassosa, anche dei blocchi locali, quelli che ci fanno il dentista, per capirci. Andiamo quindi con un anestetico locale a bloccare alcuni punti, alcuni nervi specifici, andando a prevenire il dolore. E tutto questo ci permette di avere meno dolore nel post-operatorio e di poter mantenere un piano anestesiologico ancora più basso, andando a ridurre la somministrazione di farmaci al paziente. Per quanto riguarda l'igiene orale casalinga e la prevenzione, diciamo che punto 1 è estremamente importante andare a lavare i denti ai nostri animali tutti i giorni, quantomeno una volta al giorno. Va fatto con uno spazzolino a setole morbide, un vero spazzolino, non quelli additali con le setole in plastica, no, servono le setole morbide per entrare a livello del solco gengivale. Con delicatezza, abituando il nostro animale pian piano, dobbiamo insegnargli a farsi lavare i denti. È una cosa che va fatta tutti i giorni. Oltre a questa procedura di spazzolamento dei denti, ci sono diverse cose che si possono fare per aiutare il nostro amico a mantenere una corretta igiene orale. Abbiamo sia dei giochi fatti appositi, dei giochi che sono chiaramente masticabili, dei masticativi in gomma, hanno degli spazi all'interno dei quali il dente va a penetrare e questa gomma struscia sul dente andandolo a pulire. Abbiamo poi anche dei masticativi che invece sono edibili, come ad esempio le classiche barrette da masticare. Anche lì ce ne sono di diversi tipi e anche lì è consigliabile andare a dare dei masticativi giornalmente al nostro animale. Ci sono diverse tipologie di masticativi, sia masticativi duri sia masticativi più morbidi. Bisogna non utilizzare dei masticativi eccessivamente duri, questo perché possono causare delle fratture dentali e quindi delle patologie proprio del dente che spesso e volentieri poi dobbiamo andare a estrarre. Ad esempio, il corno di cervo, che è uno strumento molto utilizzato, può causare dei grandi danni, questo perché è troppo duro e causa delle fratture dentali. I masticativi che io consiglio sono dei masticativi morbidi, diciamo. In che senso? Nel senso che il cane può masticarli e masticandoli può andare a pulirsi i denti. Un trucco che io consiglio ai proprietari per andare a vedere se un masticativo è idoneo o meno è quello di prendere l'unghia, andare a esercitare una pressione sul masticativo e osservare. Se rimane un segno, il masticativo è un buon masticativo. Se non rimane, è troppo duro. Se invece si rompe molto facilmente o si sbriciola, è troppo morbido e quasi inutile per la pulizia del dente.